La notifica dell'email ha illuminato il mio telefono alle 2:47 del mattino, 2 giorni dopo che avevano terminato il mio contratto. 2 giorni dopo che mia moglie, la CEO, mi aveva guardato fare le valigie nel mio ufficio senza dire una parola. Il messaggio era breve, professionale, intriso di quel tipo di condiscendenza aziendale che mi faceva rivoltare lo stomaco. Daniel, abbiamo riconsiderato. Il consiglio ritiene che la tua partenza sia stata prematura. Riprendi la tua posizione lunedì mattina. Discuteremo i termini. Era firmato da Victoria Hayes, mia moglie da 9 anni, la donna che aveva trasformato Apex Digital Solutions da una startup in un'azienda da 200 milioni di dollari mentre io ricoprivo il ruolo di Chief Technology Officer. La donna che 3 giorni prima, in quella stessa sala del consiglio, aveva votato insieme agli altri per terminare il mio contratto per presunti problemi di rendimento che entrambi sapevamo essere inventati. Sono rimasto a fissare quell'email per 5 minuti interi, il dito sospeso sul pulsante di risposta. Poi ho scritto 4 parole che avrebbero cambiato tutto. Non succederà. Ho finito. Quello che Victoria non sapeva, quello che nessuno di loro sapeva, era che negli ultimi 6 mesi mi ero preparato proprio per questo momento. Mentre lei partecipava a interminabili riunioni strategiche e pranzi di lavoro, io stavo costruendo qualcosa che non avrebbero mai visto arrivare. Entro lunedì mattina non sarei stato solo riassunto. Sarei diventato il nuovo CEO di Titan Tech Industries, il loro più grande concorrente, armato di ogni innovazione che avevo sviluppato in Apex e con un team di ingegneri che mi aveva seguito nel fuoco. Ma questa non è nemmeno la parte più contorta. La vera storia è iniziata 18 mesi prima, quando ho cominciato a notare i cambiamenti in Victoria. Piccole cose all'inizio. Il telefono rivolto verso il basso durante la cena. Le notti in ufficio che odoravano di profumo costoso quando tornava a casa. Le riunioni del consiglio che improvvisamente richiedevano viaggi nel weekend in località di lusso. Non sono stupido. So come si presenta un matrimonio in crisi. I miei genitori hanno vissuto un divorzio brutale quando avevo 12 anni, e avevo giurato che non sarebbe mai successo a me. Così, invece di affrontare Victoria, ho fatto quello che farebbe un buon tecnologo. Ho iniziato a raccogliere dati. Mi chiamo Daniel Foster. Ho 38 anni e fino a 3 giorni fa ero il Chief Technology Officer di Apex Digital Solutions, l'azienda che avevo contribuito a costruire da zero fino a diventare un leader del settore. Ho incontrato Victoria Hayes 11 anni fa a una conferenza tecnologica ad Austin. Lei presentava un paper sui modelli di business dirompenti e io mostravo un prototipo di software di analisi, basato sul cloud che sarebbe diventato il prodotto di punta di Apex. Eravamo entrambi affamati, ambiziosi e convinti di poter conquistare il mondo insieme. Il nostro primo appuntamento durò 14 ore. Iniziò in una caffetteria discutendo di posizionamento di mercato, proseguì in un ristorante dibattendo strategie di venture capital e finì nella sua stanza d'albergo a tracciare piani aziendali su una lavagna bianca ordinata con il servizio in camera. Non esattamente romantico, ma per 2 nerd della tecnologia era perfetto. 6 mesi dopo lanciammo Apex con $200.000 dai nostri risparmi combinati e un investimento angel di 2 milioni ottenuto da un suo ex professore di business school. Io mi occupavo di tutto lo sviluppo tecnico mentre Victoria gestiva operazioni, vendite e relazioni con gli investitori. Eravamo una squadra perfetta, a completare i punti di forza e coprire le debolezze reciproche. L'azienda crebbe più velocemente di quanto entrambi ci aspettassimo. In 3 anni avevamo 50 dipendenti e 15 milioni di fatturato annuo. In 5 anni eravamo diventati pubblici con una valutazione che ci rendeva entrambi multimilionari sulla carta. Ci siamo sposati in quel periodo, una cerimonia intima in una vigna a Napa, circondati da investitori, dipendenti e venture capitalist che avevano scommesso sulla nostra visione. Ripensandoci, mi rendo conto che anche il nostro matrimonio era più un'occasione di networking che una celebrazione della nostra relazione, ma allora pensavo che fosse quello il successo. Pensavo stessimo vivendo il sogno. Le crepe cominciarono a mostrarsi circa 2 anni fa.
Victoria divenne ossessionata dall'espansione, spingendo i mercati per cui io ritenevo non fossimo pronti. Iniziò a portare consulenti esterni, costosi MBA che non avevano mai scritto una riga di codice, ma che in qualche modo sapevano meglio di me come gestire un'azienda tecnologica. Le riunioni del consiglio divennero tese. Victoria annullava le mie raccomandazioni tecniche in favore delle strategie proposte dai consulenti, poi si mostrava sorpresa quando le implementazioni fallivano o le scadenze venivano mancate. Prima di andare avanti, se questa storia ti sta coinvolgendo, premi il pulsante di iscrizione. Lascia un commento dicendo cosa faresti in questa situazione e schiaccia il like per aiutare altri a trovare questo video. Il tuo supporto fa sì che queste storie continuino ad arrivare. Il vero punto di rottura arrivò durante il lancio di un prodotto 8 mesi fa. Stavamo sviluppando una nuova piattaforma di analisi guidata dall'intelligenza artificiale, qualcosa che avevo personalmente progettato in 18 mesi. Era rivoluzionaria, una tecnologia davvero innovativa che avrebbe potuto consolidare la posizione di Apex come leader del settore per il prossimo decennio. Ma 2 settimane prima del lancio, Victoria ha tirato il freno. Ha semplicemente cancellato l'intero progetto senza consultarmi, senza nemmeno la cortesia di discuterne prima. Lo annunciò in una riunione del consiglio come se fosse un semplice aggiustamento di calendario, poi passò al punto successivo dell'agenda mentre io restavo lì, sentendomi come se mi avessero preso a pugni nello stomaco. Dopo quella riunione, la bloccai nel suo ufficio. Victoria, che diavolo è successo? Sono 2 anni di lavoro, milioni di costi di sviluppo. Il progetto non rispettava le tempistiche di mercato, disse senza alzare lo sguardo dal laptop. I consulenti hanno fatto i conti e hanno raccomandato di virare su qualcosa con un ritorno più rapido. I consulenti, ridacchiai, ma non c'era umorismo in quella risata. Gli stessi consulenti che non hanno mai costruito nulla in vita loro. Che non capiscono nulla di cosa renda speciale questa tecnologia. Loro capiscono di business, Daniel. Qualcosa con cui hai sempre faticato. Fece male perché era in parte vero. Io ero il tecnico, il costruttore, quello che trasformava le idee in realtà. Victoria era la mente aziendale, la stratega, quella che trasformava la tecnologia in profitto. Ma da qualche parte lungo la strada aveva smesso di vedermi come un partner alla pari e aveva iniziato a trattarmi come un dipendente che non capiva il quadro più ampio. Da allora ho cominciato a prestare più attenzione. L'agenda di Victoria si riempiva sempre più di riunioni a cui non ero invitato. Le sessioni strategiche con i membri del consiglio avvenivano durante cene in ristoranti esclusivi dove, improvvisamente, non ero più necessario. Aveva creato un nuovo comitato esecutivo che prendeva decisioni importanti senza il mio input, poi mi presentava quelle decisioni come fatti compiuti che dovevo solo implementare. La marginalizzazione era sottile ma sistematica. Ogni settimana avevo un po' meno influenza, un po' meno autorità, un po' meno voce nell'azienda che avevo contribuito a creare. E ogni settimana Victoria sembrava più distante, più guardinga, più una sconosciuta con il volto di mia moglie. Fu allora che iniziai a documentare tutto. Ogni email, ogni riunione, ogni decisione che mi spingeva sempre più ai margini. All'inizio non avevo piani specifici, tenevo solo traccia nel caso le cose peggiorassero. Ma poi scoprii la vera ragione per cui Victoria mi stava emarginando, e tutto cambiò. Era un giovedì sera. Victoria doveva essere a una cena del consiglio con gli investitori. Io lavoravo fino a tardi in ufficio cercando di salvare quel che potevo dal progetto ai cancellato quando notai qualcosa di strano nei log del server. Qualcuno stava accedendo a file proprietari dall'account esecutivo di Victoria, ma l'indirizzo IP non corrispondeva a nessuna delle nostre sedi approvate. Avrei potuto segnalarlo alla sicurezza IT. Anzi, avrei dovuto farlo, ma qualcosa mi spinse a indagare da solo. L'accesso proveniva da un hotel di lusso in centro, il tipo di posto dove le camere partono da $800 a notte. E secondo il calendario di Victoria, lei avrebbe dovuto essere a un ristorante dall'altra parte della città per quella cena con gli investitori. Rimasi a fissare Keylog per 10 minuti, la mente che correva tra le possibilità.
Poi feci qualcosa che non avevo mai fatto prima. Accedetti alle riprese di sicurezza del parcheggio del nostro edificio. La Mercedes di Victoria era uscita alle 18:15. Tirai sui feed delle telecamere del traffico, registri pubblici accessibili a chiunque avesse le competenze tecniche giuste, e tracciati il suo percorso. Non andò al ristorante. Andò direttamente a quell'hotel. La mattina dopo assunsi un investigatore privato di nome Sarah Mitchell, ex agente FBI specializzata in casi di spionaggio aziendale e infedeltà. Le diedi l'agenda di Victoria, i suoi luoghi frequenti, i nomi dei consulenti con cui si incontrava sempre. 3 settimane dopo, Sarah mi consegnò un fascicolo che chiariva tutto. Victoria non stava solo avendo una relazione. Aveva una relazione con Preston Blake, il consulente capo che aveva portato 18 mesi prima. Lo stesso consulente che aveva sistematicamente consigliato decisioni che indebolivano la mia posizione in azienda. Lo stesso consulente che aveva suggerito di cancellare il mio progetto AI. Lo stesso consulente che ora apparentemente aiutava Victoria a pianificare la mia completa rimozione da Apex. Il fascicolo conteneva foto di loro insieme in hotel, ristoranti, persino nel suo appartamento. Conteneva copie di messaggi di testo recuperati con metodi che Sarah assicurava fossero completamente legali. E, cosa più incriminante di tutte, conteneva scambi di email tra Victoria e Preston in cui discutevano come costringermi a uscire dall'azienda, minimizzando l'impatto finanziario per lei. Stavano pianificando tutto da mesi. Ogni marginalizzazione, ogni decisione che minava la mia autorità, ogni raccomandazione del consulente che mi faceva apparire incompetente, faceva parte di una strategia coordinata per giustificare la risoluzione del mio contratto. E una volta fuori, Preston sarebbe entrato in un ruolo di Chief Strategy Officer appena creato, con uno stipendio che mi avrebbe fatto girare la testa. Avrei dovuto essere devastato, affrontare subito Victoria, assumere un avvocato, chiedere il divorzio, fare scena. Invece, ho provato qualcosa di inaspettato, chiarezza. Per la prima volta in mesi, capivo esattamente cosa stava succedendo e cosa dovevo fare. Ho passato i 6 mesi successivi a preparare la mia strategia d'uscita. Mentre Victoria e Preston pensavano di giocare con me, io stavo costruendo qualcosa che loro non potevano vedere. Ho iniziato contattando vecchi conoscenti, persone con cui avevo lavorato prima di Apex, ingegneri che stimavo, concorrenti che avevano sempre voluto collaborare con me, conversazioni tranquille davanti a un caffè, sondando opportunità, seminando idee. Poi ho ricevuto una chiamata da James Richardson, fondatore di Titan Tech Industries. Titan era il principale concorrente di Apex, leggermente più piccolo, ma con tecnologie migliori in diversi settori chiave. James aveva 67 anni, pensava alla pensione, cercava qualcuno che prendesse in mano la sua azienda e la portasse al livello successivo. Ci siamo incontrati a pranzo e gli ho detto la verità, o quasi, che mi stavano spingendo fuori da Apex, che avevo sviluppato una tecnologia indipendente che poteva rivoluzionare il settore, che cercavo una nuova sfida. James ha ascoltato attentamente, ha fatto domande precise, poi ha fatto un'offerta che mi ha tolto il fiato. La carica di CEO, una quota significativa di partecipazioni, il controllo operativo completo e un budget per lo sviluppo che mi avrebbe permesso di costruire tutto ciò che Apex mi avevano impedito. Ma c'era una condizione. James voleva che portassi con me il mio team, gli ingegneri che avevano lavorato al mio progetto di intelligenza artificiale cancellato, gli sviluppatori che credevano nella mia visione, il personale tecnico che era stato marginalizzato insieme a me. Devo sapere che puoi farcela, disse James. Non solo con la tecnologia, ma con le persone che possono renderla reale. Così ho iniziato a reclutare con cura, in silenzio, sempre fuori registro, incontri per un caffè con ingegneri chiave, pranzi con sviluppatori, aperitivi dopo il lavoro con membri del team frustrati dalla direzione recente di Apex. Non ho mai parlato male di Victoria o dell'azienda. Solo di nuove opportunità, sfide entusiasmanti, la possibilità di lavorare su progetti rivoluzionari senza che la politica aziendale interferisse. 23 persone hanno detto sì. 23 delle migliori menti tecniche di Apex hanno accettato di seguirmi ovunque sarei andato.
Abbiamo coordinato tutto con messaggi criptati, telefoni usa e getta, incontri in caffè lontani dall'ufficio. Stavamo pianificando la più grande fuga di talenti del settore, e nessuno in Apex ne aveva idea. L'ultimo pezzo è andato al suo posto quando ho finito di sviluppare la piattaforma di intelligenza artificiale che Victoria aveva cancellato. Ci avevo lavorato in segreto, usando il mio equipaggiamento personale, la mia rete domestica, assicurandomi che nulla potesse essere ricondotto ai server o alle risorse di Apex. Era mia, completamente e legalmente mia. E migliore di qualsiasi cosa Apex avesse in sviluppo. Quando Victoria e il Consiglio hanno finalmente terminato il mio contratto 3 giorni fa, pensavano di liberarsi di un problema. In realtà, mi hanno liberato. La riunione per la risoluzione è stata quasi comica nella sua formalità. Victoria sedeva a capo del tavolo della sala conferenze, Preston accanto a lei, cercando di sembrare preoccupato. Gli altri membri del Consiglio disposti come giudici in un processo. Hanno presentato il loro caso con slide PowerPoint, problemi di rendimento, scadenze mancate, incapacità di adattarsi alle nuove strategie, tutte le lamentele costruite a tavolino in mesi. Daniel, disse Victoria con voce professionalmente compassionevole, il Consiglio ha deciso che Apex ha bisogno di una nuova leadership tecnica, qualcuno che possa allinearsi alla nostra strategia di crescita. Apprezziamo tutto ciò che hai contribuito, ma è tempo di cambiare. Ho guardato intorno al tavolo persone con cui avevo lavorato per anni. Alcuni non incrociavano il mio sguardo. Altri sembravano sinceramente a disagio per quello che stava accadendo. Preston sorrideva appena, probabilmente pensando alla promozione che avrebbe ricevuto la settimana successiva. Avrei potuto combattere, tirare fuori la relazione, la cospirazione, le prove raccolte da Sara, minacciare cause legali e rendere tutto brutto. Invece, ho solo annuito e firmato l'accordo di separazione. Mi hanno offerto 6 mesi di buonuscita e una clausola di non concorrenza che mi avrebbe impedito di lavorare nel settore per 2 anni. Ho firmato tutto senza leggerlo attentamente, e questo ha fatto allargare il sorriso di Preston. Pensava che fossi spezzato, sconfitto, che accettassi il mio destino come un cane battuto. Quello che Preston non sapeva era che avevo fatto esaminare l'accordo dai miei avvocati settimane prima. Avevano trovato abbastanza scappatoie e ambiguità da farci passare un camion. La clausola di non concorrenza non avrebbe retto in tribunale, soprattutto perché mi avevano licenziato loro e non ero andato via volontariamente. Ma li ho lasciati credere di aver vinto. Li ho lasciati pensare che me ne andassi in silenzio. Ho fatto le valigie nel mio ufficio quel pomeriggio mentre Victoria mi guardava dalla porta. Non abbiamo parlato. Cosa c'era da dire? 9 anni di matrimonio, 8 anni a costruire un'azienda insieme. Tutto ridotto a questo momento di fredda separazione professionale. Ho preso le mie cose personali, i miei quaderni tecnici che avevo sempre tenuto separati dalla proprietà aziendale, e la fotografia del nostro giorno di nozze. Non perché volessi ricordarci, ma perché volevo ricordarmi di non fidarmi mai più completamente. Quella sera ho incontrato James Richardson e ho firmato il contratto per diventare CEO di Titan Tech Industries. Il comunicato stampa sarebbe uscito lunedì mattina, la stessa mattina in cui Victoria si aspettava che rispondessi alla sua offerta di lavoro paternalistica. Ho anche attivato la mia rete di reclutamento, e tutti e 23 gli ingegneri hanno presentato contemporaneamente le dimissioni da Apex venerdì pomeriggio. Ognuna attentamente formulata per evitare violazioni contrattuali, ma chiara nel far capire che mi seguivano a Titan. Il tempismo era perfetto. Apex aveva 3 grandi presentazioni ai clienti programmate per la settimana successiva, tutte richiedenti una profonda conoscenza tecnica che era appena uscita dalla porta. Avevano progetti di sviluppo in corso che si sarebbero bloccati senza gli ingegneri che conoscevano il codice. E avevano un concorrente che aveva appena acquisito la leadership tecnica e la capacità di innovazione che avevano passato mesi a cercare di eliminare. L'email di Victoria è arrivata alle 2:47 di sabato mattina, probabilmente dopo che aveva passato il venerdì sera a gestire la crisi delle dimissioni di massa, e si era resa conto di quanto avesse sottovalutato la situazione.
È stato allora che ho risposto con 4 parole: non succederà. Ho finito. La sua risposta è arrivata in meno di 5 minuti, e la maschera professionale era completamente caduta. Daniel, dobbiamo parlare. È più grande del tuo ego. Chiamami subito. Non ho chiamato. Ho invece inviato una risposta più lunga: Victoria, negli ultimi 6 mesi ti ho vista smantellare sistematicamente tutto ciò che abbiamo costruito insieme. Mi hai marginalizzato, minato la mia autorità, cancellato progetti su cui avevo lavorato anni, tutto mentre pianificavi la mia rimozione con Preston Blake. Sì, so di Preston. So della relazione, della cospirazione per farmi fuori, della strategia per minimizzare la tua esposizione finanziaria durante il nostro inevitabile divorzio. Ho tutta la documentazione, ma non voglio rendere tutto brutto. Sto semplicemente andando avanti verso qualcosa di meglio. Lunedì sarò CEO di Titan Tech Industries. 23 dei migliori ingegneri di Apex verranno con me. E la piattaforma di intelligenza artificiale che hai cancellato, l'ho finita. È mia. Sviluppata interamente nel mio tempo libero con le mie risorse. E rivoluzionerà il settore mentre Apex lotta per ricostruire il team tecnico che hai appena perso. Volevi che me ne andassi, Victoria? Congratulazioni. Hai ottenuto esattamente quello che volevi. Ora vivi con le conseguenze. La sua risposta successiva era puro panico: Daniel, ti prego. Possiamo sistemare tutto. Il consiglio ti reintegrerà immediatamente. Piena autorità, controllo completo delle operazioni tecniche. Sistemiamo tutto. Troppo tardi, ho risposto. Io sono andato avanti. Dovresti farlo anche tu. Il mio telefono ha squillato 17 volte nell'ora successiva. Victoria, Preston, membri del consiglio, persino alcuni ingegneri che non avevano seguito la mia fuga, cercavano di convincermi a ripensarci. Li ho ignorati tutti. Sabato pomeriggio Victoria si è presentata al mio appartamento. Tecnicamente il nostro appartamento, anche se dormivo nella stanza degli ospiti da mesi. Sembrava uno straccio, capelli spettinati, trucco sbavato, ancora con i vestiti di venerdì. Daniel, dobbiamo parlare faccia a faccia. Niente avvocati, niente consiglio, solo noi. Ho pensato di non farla entrare, ma la curiosità ha avuto la meglio. Ci siamo seduti in salotto, la stessa stanza dove avevamo festeggiato il primo grande contratto di Apex, dove avevamo brindato all'IPO, dove avevamo passato innumerevoli serate a pianificare il futuro. Tutti quei ricordi sembravano appartenere a persone diverse. Ho sbagliato, ha detto Victoria, con la voce rotta. Preston e io, è stato stupido, senza senso. Un errore durato 6 mesi, ho risposto freddamente, aggiungendo, e che ha sistematicamente distrutto la mia posizione nell'azienda che abbiamo costruito insieme. Lei ha sussultato. Ero arrabbiato. Eri così concentrata sulla tecnologia che non vedevi il quadro più ampio del business. I consulenti dovevano aiutarci a crescere e Preston, lui capiva cose che tu non vedevi. Preston sapeva come manipolarti per eliminare l'unica persona che poteva sfidare la sua influenza. Victoria, non hai avuto solo una relazione extraconiugale. Hai permesso che ti convincesse a smantellare tutto ciò che rendeva Apex vincente, la cultura ingegneristica, il flusso di innovazione, la leadership tecnica che era il nostro vantaggio competitivo. Hai barattato tutto questo per cosa? Cene eleganti e camere d'albergo? A quel punto scoppiò a piangere. Lacrime vere che forse un anno fa mi avrebbero commosso. Non volevo che arrivasse a tanto. Il licenziamento dal consiglio. Non doveva succedere. Preston disse, dovevamo solo ristrutturare il tuo ruolo, darti responsabilità diverse, ma in qualche modo è finita con il mio licenziamento completo. Victoria si asciugò gli occhi, cercando di riprendersi. Il consiglio è andato nel panico. Quando non hai accettato la ristrutturazione, hanno pensato che avresti reagito, creato problemi. Preston li ha convinti che una rottura netta fosse meglio. Risi, amaro e duro.
E ora sei nel panico perché quella rottura netta ti è costata metà del team tecnico e il tuo principale vantaggio competitivo. Non si tratta di noi, vero? Si tratta di salvare Apex. Lei non lo negò. L'azienda sarà paralizzata senza di te. I progetti falliranno. I clienti se ne andranno. Il prezzo delle azioni crollerà quando tutto diventerà pubblico. Daniel, ti prego. Se ti è mai importato ciò che abbiamo costruito insieme, non distruggerlo così. Mi alzai, andai alla finestra, guardai le luci della città. Chicago di notte mi aveva sempre calmato, ricordandomi perché amavo questa città, questa vita, il futuro che Victoria e io avremmo dovuto costruire qui. Quello che abbiamo costruito insieme è morto nel momento in cui hai deciso che ero sacrificabile, dissi piano. Quello che succederà ad Apex ora è un tuo problema, non mio. Ma Daniel, iniziò lei. Mi girai a guardarla. Voglio il divorzio. Non contestato, divisione equa dei beni. Niente drammi. Tu tieni la carica di CEO e quel che resta di Apex. Io vado avanti con la mia vita. E Preston è licenziato. Con effetto immediato. O rivelerò tutto quello che so sulla vostra relazione e sul suo ruolo nel manipolare le decisioni del Consiglio. Il volto di Victoria divenne bianco. Mi stai ricattando. Ti sto dando una scelta. Gestisci tutto professionalmente o lo gestirò pubblicamente. La tua decisione. Se ne andò senza dire altro e passai il resto del weekend a prepararmi per il mio nuovo ruolo in Titan. Lunedì mattina arrivò con quella limpidezza autunnale che rendeva tutto possibile. Mi svegliai alle 5, andai a correre lungo il lungolago, tornai e indossai il mio miglior abito. Non la divisa aziendale che avevo portato in Apex, ma qualcosa di più elegante, più sicuro. L'abito di un CEO, non di un CTO. Il comunicato stampa uscì alle 8. Titan Tech Industries annuncia Daniel Foster come nuovo CEO, portando tecnologia ai rivoluzionari e leadership comprovata per guidare l'innovazione di nuova generazione. Alle 8:30 il mio telefono esplose di messaggi da contatti del settore, giornalisti, ex colleghi. Tutti volevano sapere la storia dietro il mio improvviso passaggio da CTO di Apex a CEO del loro principale concorrente. Ignorai la maggior parte, concentrandomi invece sul mio primo giorno in Titan. James Richardson mi accolse all'ingresso, sorridendo come un padre orgoglioso. Pronto a cambiare il mondo? Chiese. Ho già iniziato, risposi. Il team di ingegneri che avevo reclutato mi aspettava nella sala conferenze principale. Tutti e 23, eccitati e un po' nervosi per questa nuova avventura. Passai la mattina a salutarli uno a uno, assicurandomi che sapessero di aver fatto la scelta giusta, illustrando la mia visione per il futuro. A mezzogiorno il prezzo delle azioni di Apex era calato del 12%. La notizia dell'esodo di massa degli ingegneri si stava diffondendo e gli investitori erano giustamente preoccupati per la capacità dell'azienda di rispettare gli impegni presi. Victoria convocò una riunione d'emergenza del Consiglio, probabilmente per tentare di limitare i danni, probabilmente per spiegare come tutto fosse andato storto. Non provai alcun piacere nel vedere le difficoltà di Apex. Quell'azienda era stata anche la mia creatura, e vederla soffrire mi ferì più di quanto avessi previsto, ma non potevo salvare Victoria dalle conseguenze delle sue scelte. Preston Blake fu licenziato entro le 2 del pomeriggio. Il comunicato ufficiale diceva che se ne andava per cercare altre opportunità, ma gli addetti ai lavori sapevano esattamente cosa era successo. Victoria lo aveva sacrificato per cercare di salvare la sua posizione, gettando il suo amante sotto il bus per placare i membri del consiglio furiosi per la crisi improvvisa dell'azienda. Mercoledì, 3 dei principali clienti di Apex mi contattarono direttamente, chiedendo se Titan potesse subentrare nei loro contratti. Avevano lavorato con i nostri ingegneri in Apex e volevano seguire quel rapporto nella nostra nuova azienda. Ogni contratto valeva milioni e rappresentava un altro chiodo nella bara di Apex. Venerdì pomeriggio, esattamente una settimana dopo il mio licenziamento, James Richardson annunciò il suo ritiro e mi consegnò ufficialmente il pieno controllo di Titan Tech Industries.
La transizione che avevamo pianificato per 6 mesi era completa. Ora ero CEO di un'azienda pronta a superare Apex entro l'anno. Armato di tecnologia migliore, talenti migliori e una motivazione personale che nessuna scuola di business poteva insegnare. Quella sera incontrai il mio avvocato per finalizzare l'accordo di separazione. Victoria aveva accettato tutte le mie condizioni, probabilmente troppo impegnata a salvare Apex per litigare sui beni personali. Avevamo diviso tutto 50 e 50, in modo pulito e semplice. Il matrimonio durato 9 anni sarebbe ufficialmente finito in 6 mesi. Strano come qualcosa che aveva richiesto quasi un decennio per essere costruito potesse essere smantellato in un solo documento legale. Firmati i documenti senza esitazione, tornai nel mio nuovo appartamento, un luogo senza ricordi di Victoria, senza promemoria di ciò che eravamo o di ciò che avevo perso. Mi versai un bourbon, mi sedetti sul balcone con vista sulla città e pensai a tutto ciò che mi aveva portato a quel momento. 6 mesi prima ero un CTO, guardavo il mio matrimonio sgretolarsi e la mia influenza professionale svanire, chiedendomi come tutto fosse potuto andare così storto. Ora ero un CEO con un team brillante, tecnologia rivoluzionaria e un futuro limitato solo dalla mia visione. L'ironia non mi sfuggiva. Victoria aveva cercato di togliermi dalla sua vita e dalla sua azienda. E così facendo, aveva creato il suo peggior incubo. Un concorrente con conoscenze interne sulle debolezze di Apex, con i talenti che lei aveva dato per scontati, con l'innovazione che aveva cancellato, tutto unito sotto una leadership che sapeva esattamente come batterla al suo stesso gioco. Avrei scelto questa strada se Victoria non mi avesse tradito? Probabilmente no. L'avevo amata, amavo la nostra partnership, amavo la vita che stavamo costruendo insieme. Ma lei aveva fatto le sue scelte, e quelle scelte avevano conseguenze che nessuno dei due poteva prevedere. 3 mesi dopo, Titan Tech Industries lanciò la mia piattaforma AI con un successo universale. La stampa tecnologica la definì rivoluzionaria, capace di cambiare le regole del gioco, esattamente ciò di cui l'industria aveva bisogno. La rivista Fortune dedicò una copertina al mio percorso da CTO licenziato a CEO in ascesa, presentandolo come una storia esemplare sulle aziende che non hanno saputo valorizzare la loro leadership tecnica. Il prezzo delle azioni di Apex continuò a scendere, perdendo un altro 20% dopo il nostro lancio. Victoria fu costretta a licenziare il 30% della forza lavoro, inclusi diversi dirigenti che avevano votato per il mio licenziamento. Il consiglio nominò un nuovo CTO, ma durò solo 4 mesi prima di dimettersi, incapace di ricostruire ciò che era stato perso. Preston Blake tentò di aprire una sua società di consulenza, ma scoprì che la sua reputazione era irrimediabilmente compromessa. A quanto pare, essere conosciuto come il consulente che ha distrutto un'azienda dall'interno non è un buon biglietto da visita. L'ultima volta che ne sentii parlare, si era trasferito a Seattle e lavorava come manager di medio livello in una startup sconosciuta. 6 mesi dopo il divorzio, Victoria mi mandò un'email. Una sola riga, mi dispiace per tutto. Non risposi. Non c'era più nulla da dire. Lei aveva fatto le sue scelte. Io le mie. E entrambi dovevamo convivere con le conseguenze. Ma a volte, tardi la notte, quando sono solo nel mio ufficio a pianificare la prossima innovazione di Titan, penso a quanto sarebbe potuto essere diverso. Se Victoria mi avesse dato fiducia invece di emarginarmi, se avesse valorizzato la nostra partnership invece della manipolazione di Preston, se fosse stata onesta sui suoi sentimenti invece di tramare per farmi fuori, forse saremmo ancora insieme, ancora a costruire qualcosa di grande, ancora a dimostrare che amore e affari possono coesistere. Ma la storia non è andata così. E rimuginare su linee temporali alternative non cambia la realtà. La realtà è che ora guido un'azienda valutata oltre 300 milioni di dollari, con un team di ingegneri brillanti, sviluppando tecnologie che stanno cambiando il settore. E Victoria lotta per salvare quel che resta di Apex. Vedere l'azienda che abbiamo costruito insieme sgretolarsi lentamente sotto il peso dei suoi errori. A volte avere ragione suona vuoto. A volte vincere non sembra una vittoria. Ma a volte basta sapere di aver superato il tradimento,
Costruito qualcosa di migliore dalle ceneri e dimostrato che il proprio valore non è definito da chi ha cercato di sminuirlo. Quell'email di licenziamento che Victoria mi mandò 3 giorni dopo avermi cacciato, chiedendomi di tornare, riprendere il mio ruolo, accettare la sua autorità, ora è nella mia cartella archiviata. Un promemoria del momento in cui tutto è cambiato. Un promemoria che a volte la miglior vendetta non è la distruzione, ma il successo. Se questa storia ti ha colpito, se ti sei mai sentito sottovalutato o tradito da qualcuno di cui ti fidavi, scrivi un commento qui sotto. Condividi la tua esperienza, la tua saggezza, i tuoi pensieri sul tradimento professionale e sul recupero personale. E se vuoi altre storie di giustizia, conseguenze della complessa realtà delle relazioni umane, iscriviti a questo canale. Premi il pulsante mi piace per aiutare altri a trovare queste storie, perché tutti meritano di sapere che essere licenziati, essere traditi, essere messi da parte non significa che sia finita. A volte significa solo che stai per diventare esattamente chi sei sempre stato destinato a diventare.